Quando all'inizio del 1943 l'intero terzo stormo viene dotato dei Macchi 202, finalmente Gorrini e la sua squadriglia hanno un aeroplano competitivo rispetto al Macchi 200, che nelle manovre strette aveva la pericolosa tendenza all'avvitamento. Problema che poteva essere controllato, ma che metteva il pilota in una posizione di inferiorità. Certo che, afferma Gorrini, quando durante l'offensiva ci gettarono addosso nugoli di P-40 e di Spitfire, anche il C-202 non poteva fare molto. Lo Spit era un osso molto duro, aveva un mucchio di mitragliatrici, più 2 cannoncini da 20 mm, ed era inoltre più veloce. Il 202 gli era decisamente inferiore in velocità ed armamento. Va inoltre tenuto presente che il Macchi 202 aveva solo 4 mitragliatrici da 12,7 rispetto ad esempio al P-47 che ne aveva 8 e che le Browning rispetto alle Breda Safar avevano una velocità e capacità di penetrazione molto maggiore. Il 2 gennaio 1943 l'intero terzo stormo, equipaggiato con i Macchi 202 ceduti dal quarto stormo, decolla per affrontare 2 formazioni di Douglas DB-7 Boston e B-25 Mitchell, scortati da Spitfire e P-40. Nella battaglia aerea che ne consegue, Gorrini abbatte un Curtiss P-40 e Kitty Hawk della Royal Air Force che precipita ad ovest di Sirte. Subito dopo attacca e danneggia uno Spitfire che insegue un altro Macchi. Gorrini spara un totale di 880 colpi. 9 giorni dopo, con altri piloti del terzo stormo, mentre di scorta ai C-200 in funzione cacciabombardieri sugli aeroporti britannici nella zona dello Wadi Tamet, abbatte uno degli Spitfire della squadriglia dell'asso britannico Flying Officer Neville Duke del 92esimo squadrone e ne danneggia un altro. Durante la ritirata delle forze dell'asse, sempre più spesso il terzo stormo viene chiamato a missioni di scorta e di attacco a terra. Nella mattina del 26 febbraio Gorrini decolla per scortare una formazione di Stuka diretti ad attaccare forze armate alleate nella zona di Ksar Gilen e successivamente per mitragliare truppe nemiche a terra. Nel pomeriggio, con il tenente Melis e altri 2 piloti della sua squadriglia, intercetta 4 aerei alleati su Kebili, in Tunisia. Nel combattimento che ne segue, Gorrini rivendica l'abbattimento di un Hawker Hurricane MK2D armato di cannoni Vickers anticarro da 40 mm. All'inizio del 1943, Gorrini è uno dei piloti incaricati di trasferire i caccia francesi di preda bellica De Wettin D520 in Italia, destinati alla difesa del territorio. Trasferì diverse dozzine di De Wettin D520, ricorda, da vari aeroporti francesi e dalla fabbrica di Tolosa. A quel tempo, ricorda Gorrini, volavamo ancora con il Macchi C200. Il De Wettin era una buona macchina, anche se non eccezionale. Paragonata al Saetta era superiore solo in un punto, il suo armamento, con il cannone da 20 mm Hispano-Suiza HS-404. Gorrini, che dal febbraio 1943 ha ottenuto 4 vittorie confermate e una non confermata, all'inizio dell'estate ottiene uno dei 3 Macchi C205 Veltro. Gli altri 2 sono consegnati all'asso Franco Bordoni Bisleri e al maresciallo Guido Fibbia. Durante la difesa di Roma, Gorrini rivela anche eccellenti doti di pilota da caccia. La sua serie di vittorie aeree ha inizio il 19 luglio del 1943, giorno del primo bombardamento nella storia di Roma. Gorrini quel giorno entra in azione con altri 37 piloti del terzo stormo contro 930 bombardieri e caccia di scorta della US Air Force impegnati nell'operazione Crosspoint. Gorrini decolla da Cerveteri con la sua 85esima squadriglia su un Macchi C202. Al largo di Ostia attacca la prima formazione di B-17 Flying Fortress.
L'ho visto cadere, ricorda. Non saprei l'ora precisa perché il combattimento era roba di minuti. Ho fatto 3 o 4 attacchi contro questo quadrimotore. Ho provato a sparargli anche davanti, a 3/4 e a un bel momento l'ho visto andar giù. È caduto nella zona tra Sezze e Littoria. Secondo altre fonti, il 19 luglio abbatte nel corso di una sola missione un bombardiere quadrimotore Consolidated B-24 Liberator e un caccia bimotore Lockheed P-38 Lightning, danneggiandone un altro. Così racconta. In un altro combattimento, il giorno dopo, martedì 20, un altro è caduto sull'aeroporto di Nettuno. Era un B-17, aveva ancora il carico di bombe. Io gli ho tagliato un'ala dopo 2 passaggi, però stavolta avevo l'MC-205 e ho visto l'ala destra staccarsi dalla fusoliera e i motori che giravano e l'ala che andava via, e così è andato in vite. Subito dopo Gorrini viene attaccato da un P-38 di scorta. Ho scartato, racconta, lui mi è passato davanti al muso e con tutte le armi, mitragliere e cannoncini da 20, gli ho piantato un rafficone ed è scoppiato. Gorrini è il pilota con il maggior numero di vittorie aeree ai comandi del Veltro. Pilotando l'ultimo e il più avanzato caccia d'elica della ditta di Lonate Pozzolo, abbatte 14 aerei nemici e ne danneggia altri 6. La caduta del governo fascista non ha decisivi effetti sul morale della Regia Aeronautica. Dopo il 25 luglio, ricorda, a dispetto dell'arresto di Benito Mussolini, il morale della mia unità restava molto alto e la mia personale disponibilità all'azione era totale. La mia sezione era stata destinata alla difesa di Roma. La maggior parte degli uomini della Regia Aeronautica non era interessata alla politica o ai partiti. Essi erano innamorati del volo e determinati a difendere la terra natale e a dare la loro vita, se necessario, nel tentativo di arrestare il bombardamento delle città italiane. Il 13 agosto Roma subisce il secondo dei 2 più pesanti bombardamenti della sua storia. Gorrini e i pochi altri piloti della 83esima squadriglia e 85esima squadriglia posti a difesa della città santa si levano in volo dalle strisce di Pali d'Oro per intercettare i 409 tra bombardieri e caccia di scorta velivoli della 12ª Air Force. A 20 km al traverso di Anzio, a 7.000 metri, intercetta la prima formazione di B-17 con i P-38 di scorta. Gorrini, su un Macchi 205, attacca uno dei quadrimotori rimasto defilato rispetto agli altri. Dopo diversi attacchi, il B-17 precipita. Così descrive l'abbattimento. Andò a cadere in mare tra Nettuno e Littoria, ma non potei seguirne la caduta perché mi attaccavano dall'alto i Lightning. Gorrini riesce a disimpegnarsi, ma durante la seconda sortita contro la terza ondata di bombardieri viene attaccato dai caccia di scorta ed è costretto a lanciarsi da 2000 metri sulla zona Littoria-Sezze, dove atterra incolume. Secondo altre fonti, sempre il 13 agosto, al largo di Ostia, fa precipitare un altro B-24, ma viene colpito dai mitraglieri del bombardiere e deve lanciarsi con il paracadute su Sezze. Il 26 agosto abbatte un Supermarine Spitfire e il giorno dopo, sotto i colpi dei cannoncini da 20 mm del suo Macchi C-205, cadono 2 B-24 che attaccavano Cerveteri. Uno dei cannoncini Mauser, surriscaldato, esplode danneggiandogli un'ala, ma nonostante esaurisca il carburante, riesce a pilotare il suo caccia come un aliante, fino alla base tedesca dell'aeroporto di Pratica di Mare. 3 giorni dopo, il 29 agosto, nel cielo di Terni, abbatte 2 P-38 e ne danneggia altri 2. Il giorno seguente distrugge un altro quadrimotore B-17 e viene citato nel bollettino di guerra.